Ciao a tutti ragazzi, sono Sara kitesurfista, siamo sempre qui da Tarifa. Oggi vorrei parlarvi di un argomento che è venuto fuori giusto appena adesso con una carissima amica, Francesca, che è anche un'istruttrice di kitesurf super esperta qui a Tarifa. Stavamo discutendo oggi delle difficoltà, blocchi, paure che affrontano i nostri alunni generalmente durante il corso base di kitesurf. E vorrei infatti condividerle qui con voi. Ne abbiamo contate almeno 14, ve le elenco qui ed anche in seguito. Ovviamente spero che questa lista vi possa aiutare a capire se questo sport fa o no al caso vostro. Se avete invece già fatto il corso base o già siete kitesurfer, sarebbe molto interessante che mi scriviate sotto nei commenti se avete avuto altre tipologie di paure. Se invece siete anche istruttori, vi prego di continuare la lista in basso. Non sono in ordine di importanza. Difficoltà numero 1. Sottovalutare la difficoltà stessa di imparare il kitesurf. Il kitesurf necessita di tempi naturali, non possiamo imparare in un giorno, non si nasce capaci, si va step by step, quindi passo a passo con tutte le cose che ci sono da fare durante il corso base. Tutto ai suoi tempi, come vi dicevo in questo video. Numero 2. Essere troppo istintivi ed anche troppo bruschi. Quindi pensare che ci voglia della forza, agganciarsi alla barra o usarla come se fosse un attrezzo da palestra. Il movimento di controllo del kite, della barra, è molto naturale, fluido, morbido, è tipo come andare in bicicletta, non serve alcuna forza. Numero 3. Non ascoltare, non prestare attenzione ai dettagli super importanti che ti dirà l'istruttore, pensando di saper fare e poter fare meglio da soli. Numero 4. Essere sempre in tensione e non rilassarsi. Il kite, la barra, dobbiamo sentirla davvero. L'essere tesi o super rigidi non aiuta. Blocco, paura, difficoltà numero 5. Non sapere come si sta in una tavola in generale. Infatti, non a caso, arrivare da skateboard, wakeboard, qualsiasi tipo di sport con tavola, anche lo snowboard se vuoi, aiuta molto. Se così non fosse, non importa, ma semplicemente ci metterete un po' di più. Numero 6. Molto importante. Gestione delle energie in acqua. Sembra scontato, ma cercare di ottimizzare le energie in acqua è fondamentale. Cerchiamo di non affaticarci troppo durante il corso, stare rilassati ed usare il kite come trazione, che è veramente quello che ci fa muovere. Ovviamente vi ricordo e vi prego di iscrivervi al mio canale e potete trovare un sacco di altri argomenti utili sul kitesurf e il wingfoil esattamente su questo canale. Numero 7. Ricordarsi sempre che siamo noi che gestiamo il kite, mai al contrario. Mai. Numero 8. Aprire la bocca o nuotare durante il body drag. Anche questo sembra scontatissimo, ma in realtà affatica un sacco e stanca. Sì. Numero 9. Pensare di essere già nati saputi, come si dice. No, dimentichiamoci di strafare durante un corso di kite, passiamo un attimo le orecchie e cerchiamo di ascoltare quello che ci dice l'istruttore perché sarà una cosa nuova, cosa che fanno tutti gli adulti comunque, tranqui, è normale. Numero 10, avere fretta, mai avere fretta, ognuno ha i suoi tempi, non cerchiamo di correre durante il corso perché stiamo pagando troppo, perché abbiamo fretta, perché crediamo di essere i migliori. Fare le cose con calma è la soluzione migliore. Prestare molta attenzione e fare con calma. Numero 11. Non avere le idee chiare sui concetti di direzioni e navigazione in generale. Tipo concetti di downwind, upwind, quindi la bolina, un sacco di termini di cui avevo parlato anche su questo video sullo slang del kitesurf. Ovviamente se uno viene dalla vela, dal windsurf, da altri sport nautici di mare e di vento, già saprà queste cose, ma se uno non le sa è un po' un fattore bloccante, cosa che non importa, si impara col tempo, ci si informa e già durante il corso tutte queste cose prenderanno forma e sarà tutto più chiaro. Creare la forza corretta e quindi l'accelerazione giusta durante il power stroke, quindi questo movimento che ci fa letteralmente alzare il culo dall'acqua e navigare. Questa cosa all'inizio è un po' difficile. Questa cosa mi porta anche all'altro punto, la coordinazione, strafondamentale durante il power stroke e il water start, che sono queste parti appunto del corso base ancora che vi menzionavo sul video. Cosa si fa durante il corso base che ho già fatto su questo canale. La coordinazione con il kitesurf è fondamentale e la dovrete sviluppare assolutamente. Non c'è problema, tutto si impara con la pratica. Paure in generale varie, chi più ne ha più ne metta, ne ho sentite di ogni, acqua profonda, squali, meduse,
pesci volanti, che io adoro tra l'altro. Tutte paure che si possono affrontare sì o no facendo kitesurf con le dovute attenzioni e accortezze. Occhio che però potrebbero essere fattori bloccanti belli spessi. Stra importante la costanza. In molti posti non c'è sempre vento, quindi il corso di kite diventa un percorso lungo e tortuoso perché magari un giorno non c'è vento, un giorno lavori, un giorno hai male alla pancia. Insomma, ci sono svariate cose che uno fa durante la vita, ovviamente, e che potrebbero rendere più lungo il processo del corso base. Bisogna essere costanti, c'è poco da fare. Infatti consiglio sempre di fare una vacanza kitesurf mirata se vuoi imparare davvero, perché fare kite, un corso, un weekend sì, 2 no, un weekend sì, 2 no, farà sì che ci metterai un bel po' ad imparare. Dunque queste sono le 14 paure, difficoltà che sono venute in mente a me e Francesca, che straringrazio, e durante questa charla, questa chiacchierata svoltasi prima qui al bar. Penso e spero che possano essere utili, quindi è per quello che le metto qui sul tubo, su YouTube. In ogni caso sarei stracuriosa di sapere anche da voi quali difficoltà avete riscontrato durante il corso base, sarebbe super interessante. Vi prego di scriverlo in basso sui commenti, vi prego anche ancora di iscrivervi al mio canale per stare sul pezzo e vi mando un mega abbraccio da Tarifa. Ciao!